Non ho fatto il tempo a dire che la spia si aspetta che sia appena riaccesa e questo pezzo ce lo facciamo in piedi. Ho attraversato il Colle della Maddalena prendendo secchiate d'acqua. Buongiorno, approfitto di questo momento di sole per i saluti, per fare qualche ripresa. Sono partito, cos'era, 2 ore fa? Sì, 2 ore e mezza fa da Valdieri, paesino in provincia di Como, in cui, sì, ciao, di Cuneo, in cui mi sono fermato un paio di giorni. Ho attraversato il Colle della Maddalena prendendo secchiate d'acqua, ma proprio secchiate, solo che stavolta sono decisamente più accorto e premunito della volta scorsa in Corsica. Quindi sono partito già dall'inizio proprio bardato come un palombaro, cellulare dentro, ben riposto dentro la borsa del portafoglio sul serbatoio, a sua volta coperta con la copertina impermeabile, quindi insomma questa serie di secchiate d'acqua l'abbiamo passata indenne. Sono sul versante francese già da un po', anche perché il Colle della Maddalena appunto divide Italia da Francia, e mi sto dirigendo a nord sulla via delle Grandi Alpi, che è insomma, questa sequenza di strade e di passi che attraversa alcune delle zone più belle delle Alpi francesi. Vorrei arrivare dalle parti di vi dico Bardonecchia giusto per capirci, ma resterò comunque sul versante italiano, sì, sul versante francese. Breve sosta a Barcelonette, alla Carrefour, solite baguette, e un po' di prosciuttello. Non so se si riesce a vedere laggiù la differenza di colore, un po' più torbidella e scura l'acqua, perché oggi per via delle piogge, che in realtà sono già iniziate un po' ieri notte, tutti i torrenti qui intorno, da essere cristallini e trasparenti come nei giorni passati, erano di colore tra il bianco latte e il nero, tutte le sfumature intermedie a seconda del tipo di schifezze che venivano giù dalle montagne. C'è una certa impressione, quindi piano piano si sta colorando anche questo laghetto. C'è Steve Ray Vaughan che schitarra in sottofondo. Lago, che è il motivo poi per cui mi trovo su questo tratto di strada, che è una deviazione rispetto alla strada delle Grandi Alpi che stavo facendo, ma da un lato vabbè, volevo dare un'occhiata a questo lago, adesso cerchiamo di capire se vale la pena o no. Ma poi in realtà il pezzo che sto saltando adesso è un pezzo che ho fatto nel giro intorno alla Maddalena, e quindi insomma era pure inutile ripercorrerlo. Praticamente oggi, passando per il Colle della Maddalena, ho tagliato in mezzo l'anello che ho fatto precedentemente, una sorta di zero spaccato, no? Avete presente? Un discreto colore di acqua anche oggi che il cielo è un po' una schifezza. Dai, sì, deviazione azzeccata. No, comunque il lago è veramente bello, enorme, saranno 15-20 km che sto girando, ce l'ho ancora di lato, ha una forma un po' L, molto allungata, un po' frastagliata, eccolo, forse adesso lo vediamo meglio.
Niente male, eh? Porca miseria. Qui mi sa che questo pezzo lo spalano una volta a settimana, Ho archiviato la deviazione, molto carina, lago veramente notevole, enorme, e ho ripreso la D902 per un pezzo che avevo già fatto l'altro giorno, adesso in poi è tutta nuova, bellissimo qui. Ok, e qui siamo al passo, a saperlo. Siamo alti come l'altro giorno, dovremmo essere intorno ai 2000, poco più. L'altro giorno siamo arrivati al 2008 e questo pezzo ce lo facciamo in piedi. Fare un modello di moto in cui si va solo in piedi, è di una bellezza. Allora, non ho fatto il tempo a dire che la spia si aspetta che sia appena riaccesa. Ora però siamo a 2 su 2 che faccio un passo delle Alpi e si accende la spia, quindi a questo punto viene da pensare che sia un discorso di carburazione, cioè nel senso che la centralina legge un apporto di ossigeno strano e lo segnala, che anche ieri subito dopo il passo, come ho ricominciato a scendere, si accende la spia. C'è un filo, no? Lungo strada, in bordo strada, a mo' di guardrail, efficacissimo. Siamo a 2556, infatti ho già chiuso tutto quello che si poteva chiudere.
qua tipo un camion, mica lo so se ci passa. E vai di tornanti. E li facciamo in piedi? Sono contento di averlo fatto in questa direzione sto passo. Speriamo che la telecamerina dietro stia prendendo, perché ultimamente tra le mille cose che mi si stanno rompendo pure lei, è vero che insomma una telecamerina molto economica, semplice, però un secondo punto di vista è sempre piacevole. Bello, pezzo veramente fantastico. D902, che potrebbe essere la stessa che ho fatto l'altro giorno, cioè un pezzo diverso ma insomma la stessa continuazione della stessa strada. E adesso sono in Valloire, si pronuncerà, e devo decidere che fare per la notte, perché nei piani c'era di fare un'altra ora di moto, adesso sono le 4, e di raggiungere un campeggio un po' più a nord-est, più est che nord. Però sono riuscito finalmente a risentire quel ragazzo francese di Chambéry che avevo incontrato in panne con la moto in Corsica, e gli avevo dato una mano, insomma ci hanno scambiato i numeri, poi con l'implosione dei telefoni a causa della pioggia il numero era andato perso. Alla fine sono riuscito ad hackerare il vecchio telefono, anche se non funziona più, a recuperare il numero, ci siamo sentiti e quindi in teoria oggi è venerdì, domenica ci dovremmo incontrare e andare a fare un po' di sterrata in moto insieme, solo che Chambéry è dalla parte opposta rispetto a qui, e rispetto a dove sta il campeggio che avevo preventivato, e vorrei evitarmi inutilmente un'ora adesso e 2 ore domenica andata e ritorno, quindi mi sa che adesso mi fermo e mi studio un po' la situazione. Ciao.